Nonostante il flusso di benzina ridotto, la Ducati vola ad Assen con Bulega in una forma strepitosa, mentre BMW e Toprak ne escono con la testa un po' bassa. Tutto molto bello e giusto se ci fermassimo ai risultati di gara 1 o se tutto il weekend fosse andato nella stessa direzione. E invece, ragazzi, è successo davvero di tutto, tra pioggia, guasti, duelli incredibili, e andiamo a vedere tutto quello che è successo in questo weekend olandese in cui ne sono capitate di tutti i colori. Puntuale come l'orologio svizzero, lunedì post Superbike, questa volta facciamo al contrario, prima la Superbike, poi la MotoGP che uscirà domani. Tempistica, organizzazione, la GP era in Qatar, hanno corso la sera e soprattutto io sono appena tornato dal weekend di Barcellona dove ho corso la prima garetta della Power Cup di Spear Racing con la Aprilia RSV4 APX, ho vinto tutte e due le gare, abbiamo fatto una bagarre esagerata, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli aggiornamenti e i prossimi video. Tornando ad Assen, il primo lampo ce lo regala Sam Lowes in qualifica, che c'entra una pole incredibile con la Ducati del team Mark VDS, la prima della sua carriera in Superbike con un giro record da paura. Finalmente non è caduto e ha messo insieme un giro perfetto. Parlo di cadute perché penso che nell'ultimo anno e mezzo il fornitore di carene di Mark VDS sia o in una crisi fotonica se gliele sponsorizza o ricco sfondato se gliele pagano, visto le innumerevoli cadute che hanno fatto. Subito dietro si piazzano Bulega e Toprak, che almeno sul giro secco non sembrano patire la famosa riduzione del flusso di benzina ordinata da Dorna e FIM per Ducati e BMW. E che sfortuna per Bulega che proprio quando aveva in mano il giro della pole si è trovato in mezzo alle scatole proprio Toprak e Bassani con la Bimota. E a proposito di Bassani, grandissimo quarto posto in griglia davanti a Bautista con l'altra Ducati ufficiale e Andrea Locatelli che continua la sua stagione consistente con questa Yamaha e questo sesto posto in qualifica che non sarà l'unica impresa del weekend. Ma attenzione perché Toprak e Bassani vengono penalizzati di 3 posizioni appunto proprio a causa dell'impedimento su Bulega e Locatelli passa così alla quarta casella. A proposito di Bulega faremo un discorso dopo perché merita un capitolo a parte. Davvero un grande peccato invece per Iannone che dopo essere stato costantemente nella top 5 nelle prove libere in qualifica scivola e distrugge la sua Ducati. Cioè ragazzi, ma le avete viste le immagini della moto? Devastata. Decimo posto in griglia, tante difficoltà inattese perché ripartire con una moto ricostruita praticamente da zero di certo un po' di fiducia te la leva e soprattutto lavorone di GoEleven che ha ricostruito tutto in tempo per gara 1. Buon settimo posto per Petrucci con la Ducati di Barni, diventato sesto con la penalizzazione di Bassani e invece male per Scott Redding che dopo aver fatto fuoco e fiamme in Australia prosegue questo trend negativo iniziato in Portogallo e chiude le qualifiche con un bruttissimo 16° tempo. Abbiamo detto più volte come l'Australia sia una gara a parte collocata in un periodo particolare e che quando saremmo tornati in Europa sarebbero cambiati i valori in campo. Infatti attualmente, anche se non lo credevo, la performance di Scott in Australia sa come un fuoco di paglia dati alla mano. Da notare in Super Pole il giro di Taz McKenzie che con la sua Honda Mie chiude 15° ma a soli 9 decimi dalla pole. Bravissimo. In gara 1 tutto come previsto fino a questo momento da prove e Super Pole. Toprak fatica e Bulega stravince con 7 secondi di vantaggio. L'unico a provare a rispondere leggermente è stato Loca che va a podio e Petrux Garone che batte a duello Toprak e va anche lui sul podio. Toprak appunto giù dal podio, quarto con non poche difficoltà, mentre chi è mancato davanti è proprio il poleman Sam Lowes che stavolta è caduto ma non per colpa sua ma per colpa di Bautista che mentre ha provato a sorpassarlo gli si è chiuso il davanti e strike per tutti. Podio tutto italiano ma peccatissimo per gli altri italiani, ovvero Bassani, Iannone e Montella, tutti caduti. C'è da dire che fino a questo momento nel weekend la famosa riduzione del flusso di carburante non sembra aver inficiato particolarmente le performance di Ducati, mentre Toprak, almeno a guardare da fuori, abbiamo visto allora per quanto riguarda Toprak e BMW. Australia, Portimao, vinco e spacco tutto, riduzione sia per Ducati che per BMW e torniamo al Toprak ha detto non capisco perché Ducati sia giudicata come BMW. Come dire, perché a Ducati non impongono un flusso di carburante ancora minore rispetto a BMW. La sua idea è che la Ducati a Portimao era più veloce di BMW sul dritto e quindi Dorna e FIM avrebbero dovuto limitare ancora di più la moto italiana. Ecco, io penso che in queste dichiarazioni ci sia un po' di nervosismo. Non è tranquillo, forse perché sa che battere la Ducati quest'anno sarà molto difficile o forse perché teme Bulega più di quanto sempre o forse le voci che lo vogliono in MotoGP stanno iniziando
un po' a destabilizzarlo? Io sinceramente penso che non ci sia un solo fattore, ma che si tratti di un insieme di tutte queste cose, e come dico tutte le volte il regolamento Superbike avrebbe bisogno di una bella ripensata generale, perché così secondo me non è un granché per lo spettacolo, anche se ci sono le gare battagliate. Vince la moto, vince il pilota, è merito della concessione del regolamento o ha guidato meglio il pilota? Comunque ricordiamoci che anche Yamaha è in regime di super concessioni e, come vi avevo detto inizio anno, hanno lavorato e stanno lavorando sul motore punto debole, e il nuovo forcellone, per intenderci quello in stile Ducati Panigale 2025, sembra che funzioni molto bene. L'anno scorso, quando abbiamo analizzato Assen nel pre-Superbike, avevamo visto come in questo posto e in questo particolare luogo dell'Olanda la pioggia sia una caratteristica abbastanza comune. Infatti arriva la pioggia, cambiano un po' le carte in tavola per la domenica. In Superpole Race, pista bagnata che va ad asciugarsi con il sole che spunta. Sam Lowes parte dalla pole ma va largo in curva 1, lascia spazio a Bulega e Razgatlioglu. Toprak non perde tempo, al secondo giro passa Bulega, saluta tutti e si invola con un ritmo che nessuno riesce a tenere. Bulega resta in scia cercando di difendere la seconda posizione, mentre dietro si accende la lotta per il podio Lowes, Bautista, Locatelli. Ma a 4 giri dalla fine accade l'impensabile. La Ducati di Nicolò rallenta per un problema tecnico. Ritiro e 0 punti per la classifica del mondiale. Lowes ne approfitta e si prende un meritato secondo posto, il suo primo podio in Superbike, mentre Bautista chiude terzo riscattandosi dopo la caduta di gara 1. Prima vittoria di Toprak sul bagnato, e se sull'asciutto qualche difficoltà c'è, sul bagnato ci hanno messo una bella pezza, soprattutto sono 12 punti importantissimi messi in tasca per il campionato, visto che Bulega ha fatto 0. E a proposito di campionato, il weekend termina con gara 2. E che gara 2! Una roba stile film. Molti non lo sanno, ma la griglia, quindi l'ordine di partenza di gara 2, si basa sulla Superpole Race. I primi 10 appunto della Superpole Race occupano le prime 10 caselle di gara 2 e poi via gli altri in ordine di qualifica. Quindi, avendo vinto Toprak, scatta lui dalla pole davanti a Lowes, Bautista e Bulega, costretto a rimontare dalla 10ª posizione. Allo spegnimento dei semafori Bautista va in testa, seguito da Toprak, mentre Locatelli e Remy Gardner partono a fucile con la Yamaha. Bulega è un razzo, gira quasi un secondo più veloce degli altri e già al 10º giro si prende la leadership con un grande sorpasso su Locatelli. Sembra l'ennesima dimostrazione di forza del leader del mondiale, stampa il giro record in 1:34.1, ma il destino ha altri piani per lui e a 2 giri dalla fine la Ducati di Bulega rallenta di nuovo sul rettilineo e ritiro per la seconda volta di fila. Nicolò è incazzato nero, spacca Cupolino e Carena. Davanti accade l'incredibile, in testa c'è Locatelli che mantiene il comando e regala alla Yamaha una vittoria meravigliosa e certamente inaspettata dopo tanto tempo, la prima in assoluto per Loca in Superbike. Dietro di lui Bautista si accontenta del secondo posto, mentre Gardner completa il podio con una bellissima prestazione portando l'altra Yamaha al terzo posto. Sull'asciutto è invece crisi nera per Toprak, in grandissima difficoltà con le gomme, e crolla all'8º posto superato da Lowes, Lecuona e Bassani. Sam Lowes dopo il podio della Superpole Race chiude nono davanti a Petrucci. Da notare come siano diverse, è vero che lo sono anche le moto, gli stili e la fisiologia dei piloti, ma Loca ha vinto con SC1 anteriore ed SCX posteriore, mentre Toprak ha scelto SC2, quindi più dura anteriore, e anche al posteriore con la SC0. Allora, questo è more or less quello che è successo e ci sono delle cose da dire. Ovvero che finalmente Yamaha è tornata alla vittoria, finalmente Loca ha vinto la sua prima gara in Superbike, è stato sempre un ottimo gregario, ha sempre fatto podio, l'ha sfiorata più volte e anche quando ci è stato vicino l'ha sempre mancata per un soffio. La storia di Loca è un case history interessante da pilota di GP, infatti carriera Moto 3, Moto 2, passaggi Super Sport, dove con Evan Bross ha vinto 2 titoli mondiali in 600 Super Sport, per poi passare in Superbike come compagno di Toprak negli anni d'oro in Yamaha. La sua situazione barra storia mi ricorda molto per certi aspetti quella di Espargarò con Aprilia, ovvero pilota preso come seconda guida che con il tempo costruisce il suo pacchetto di esperienza, aiuta lo sviluppo della moto e si guadagna sul campo la fascia di capitano della squadra, perché vi sfido a provarmi il contrario, attualmente
è la prima guida di Yamaha, anche se il suo compagno di squadra ha vinto una fila di mondiali. Infatti Ray purtroppo non ha ancora portato questa Yamaha a fare dei risultati che sono quelli per i quali è stato ingaggiato. C'è da dire che si è fatto male a inizio stagione e si è perso un po' il bello dell'ultimo periodo in cui la moto sembra funzionare davvero bene, e la conferma lo è anche Gardner a podio, bravissimo. Ricordiamoci comunque che l'R1, per quanto aggiornata sia, non è più un progetto nuovissimo e che comunque attualmente loca la piazzata terza nel mondiale. Parlando di Bulega, provo a spiegarla in maniera pacata e sicuramente è inammissibile per una moto ufficiale 2 ritiri. Non può esistere, capita, lo so, ma il team ufficiale non deve avere questo tipo di noie, o meglio, non 2 di fila. Una, ok, 2 no, ma ammesso che comunque le moto sono mezzi meccanici ed elettronici, possono avere altrettanti problemi meccanici ed elettronici, questo è uno sport di squadra, e quello che ha fatto Bulega questo weekend mi ha fatto un po' pensare sulla sua maturità nel laurearsi campione del mondo. Che cosa voglio dire? Qui non si parla di velocità, perché in questo caso ce n'è da buttare via, si parla di atteggiamento. In Super Pole scenate per la gente in mezzo, anche se aveva completamente ragione. Poi però vuoi il nervosismo o altro, ma non si è più migliorato, per non parlare di gara 2. E qui lo sottoscrivo e lo sottolineo: non è rispettoso nei confronti della squadra spaccare la moto a pugni, né per gli sponsor, né per chi avvita i tappini delle gomme, né per chi cucina in hospitality. Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma è inammissibile, anche perché quando capita, ed è capitato, che il team ti prepara una moto perfetta, tu vai in gara e cadi, quando torni al box nessuno ti prende a calci e pugni, quindi tu non devi prendere a pugni la moto. Non ce l'ho con Nicolò, perché se vi ricordate questo stesso giudizio è valso anche per Toprak in Australia e per tutti coloro che lo fanno e lo faranno. Dai un calcio alla ghiaia, alle gomme di protezione, ma non la moto alla quale lavora la tua squadra. Fine del discorso. Parlando di cose più piacevoli, ma vogliamo parlare di Bimota? Ma che bello è vederli lottare tra top 5, top 10. Il miglior piazzamento ottenuto in gara 2 da Bassani, quinto, e Lowe's, sesto. A rendere questo risultato ancora più incredibile è un aspetto al quale forse ancora in pochi avevano fatto caso, ovvero che quella di Assen è stata la prima gara del calendario a non essersi svolta su nessuna pista utilizzata nei test prestagionali, a differenza di Phillip Island e Portimao. Per Bimota questa era quindi la primissima volta che metteva le ruote su questo circuito con zero esperienza, zero feedback e zero dati, eccetto quelli sul motore di Kawasaki. Che dire, Bimota sta crescendo davvero bene e si vede. Spero davvero di vederli lottare per il podio il più presto possibile. Montella invece prosegue il suo anno di apprendistato, caduto in gara 1, 13esimo gara 2, miglior piazzamento in Super Pole Race con un 8° posto che fa morale. Il talento c'è, lo sappiamo, ma è ancora un po' acerbo, ma diamogli tempo. E poi Petrucci, che dopo il 3° posto di gara 1 domenica ha sofferto un po' il cambio di condizione, perché pioggia, più freddo, vento, e si porta a casa 2 risultati fuori dalla top 10. Troppo poco per le sue ambizioni, ma ricordiamoci che la prossima gara è Cremona, posto nel quale Petrucci e Barni l'anno scorso hanno fatto bottino pieno. Vi ricordo, se non lo siete già, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, che ci sarà una sorpresa appunto nell'evento di Cremona. Bene ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, spero che questo post Superbike vi sia piaciuto e vi do l'appuntamento a domani con il post MotoGP. Ciao!